Prepara ai funerali. L'ora registrata è le 15:40. È meglio così, almeno non devo più fingere di essere la tua migliore amica. Peccato, però, ora ho un cane obbediente in meno intorno a me. Ma per un orfano come te, anche se muori, nessuno se ne accorgerà. Tang Haiyan. Chi stai chiamando cane? Iran, non mi spaventare. Ricordo la calamità celeste. L'energia spirituale è rifluita, entrando nei meridiani. Temo che non riuscirò a formare il nucleo d'oro. Fai il bene e otterrai buoni frutti. Solo così potrai formare il nucleo d'oro. Ho preso possesso del corpo. Ehi, aspetta. Vado a chiamare il dottore. Fermati. Cosa hai detto prima? Non va bene, sta per succedere un disastro. Guagua. Guarda, Papà, perché sei arrivato così tardi oggi? Guoguo, le iniezioni fanno male. Ehi, quello è l'ospedale popolare di Yankang. Il padre di Guoguo, Jangai, è una brava persona. È quasi rovinato, ma non ha ancora rinunciato. Avere un padre così è una fortuna nella sfortuna. Guoguo, la medicina è amara, vero? Ecco. Mangia una caramella e non sarà più amara. Non mangiarla. Tuo padre ti vuole bene. Questa caramella contiene il pensiero di tuo padre. No, non dire sciocchezze. La caramella è avvelenata. È quello che mi ha detto. Se sono sciocchezze o no, lo sai bene tu. Questo è cianuro di potassio. Dopo averlo mangiato, non ci sarà una reazione immediata, ma i nervi si intorpidiranno gradualmente. Alla fine, sorriderà e se ne andrà nel sonno. Papà, Davvero vuoi che tua figlia? Io. papà, Guoguo starà bene. Non abbandonare Guoguo, per favore. Guagua. Anche le tigri non mangiano i loro cuccioli. Sei ancora umano? Io. Non ce la faccio più. Vendere la casa non coprirà le spese mediche. Non ce la faccio più. Dal momento che l'hai portata in questo mondo, dovresti assumerti la responsabilità per lei. Guoguo, ci sono 200.000 euro su questa carta. Basteranno per le sue cure per un po'. Ehi, la mia carta. Grazie. Guiran, sei davvero incredibile. Riesci davvero a sentire parlare gli animali? Iran, stasera, aiutami a fare la live, dai, capire cosa dicono gli animali. Sarebbe un'idea pazzesca. Diventerò ricca. Che noia! Allora bloccherò i fondi in banca. Anche se i soldi sono tuoi, l'account intestatario è mio. Quei soldi servono per salvare Guoguo. E quindi? Accetto di fare la live per te.
Ma questo account non era di una ragazza sexy prima? Perché sei vestita così conservativa stavolta? Tang Tang non sta bene oggi. Oggi consulenza pet. Sento i pensieri degli animali. E parlo con loro. Un regalo e una sessione. Ma sta streamando da una caverna. Sentire gli animali. Non hanno già smascherato questa bufala? Ragazzi, restate. Io sento davvero. Ora faccio 3 sessioni gratuite. Provate e scoprirete la verità. Kanasi Xiao Yu Miao. Quella ereditiera da miliardi. La vera socialite Dufu Miao ha creato questo account. Per il suo animale. Tofu Miao Miao. Con quale animale devo comunicare? Proprio lui. Dufu digiuna da giorni. Il corpo sta cedendo. Cosa gli succede? Voglio chiederti, cos'è realmente? C'è qualcosa di oscuro in casa tua. Cosa hai detto? Ma cosa succede? Doveva essere consulenza pet, non channel horror. Se non sai cosa dire, non inventare storie per spaventare la gente. Guiran, ma sei serio? Questa Dufu Miao Miao ha ganci potenti. Non possiamo permetterci di offenderla. Nessun problema se sbagli, eh? Cosa c'è? Mi ha spaventato il suo sguardo. Avete altri animali in casa? O uno morto? No. Dufu è l'unico animale che ho avuto. Impossibile. Mamma mia, credevo davvero che ci fosse. Cioè, credevo sul serio. Che diavoleria è questa? Roba Paranormal. Ma cosa racconta sto streamer? Che parla con gli animali. Primo tentativo e già un fiasco totale. Visto che la streamer non sa nulla, me ne vado. Ciao ciao. Sta mentendo. Aspetta, mettigli il microfono. Voglio sentire cosa dice. Sentiamo cosa ha da dire. Senza di te non voglio vivere. Sicura di aver avuto solo un animale in casa? Bianco, tondeggiante, con 2 occhioni. Sembrava Doufu. L'hai dato via 2 giorni fa. Davvero non ricordi nulla? Dare via? In che senso? Sarà una presenza negativa. L'avete tu? L'avete proprio buttato fuori. 2 giorni fa. Streamer, basta indovinelli. A casa mia. A parte Doufu non c'era altro vivo. Non ho detto che fosse Doufu. Cerco qualcosa di vivo. A giudicare dalla tua faccia. Sai già cos'è. Bianco e rotondo, simile a Doufu. Quel peluche di cavia? Ma è solo un pupazzo. Perché Doufu lo cerca? Esattamente quel peluche. Era il compagno del tuo Doufu. Non vuole che separiate la loro coppia sfortunata. Il pupazzo era un regalo per mia nipote. Dopo averlo portato via 2 giorni fa, Doufu ha smesso di mangiare. Deve essere per quello. Maestro, grazie. Ti mando subito il bonifico. Le cavie peruviane mi sorprendono sempre. Ogni porcellino d'India ha il suo peluche del cuore. Se non è scriptato, mangio il telefono della streamer. Iran, guarda. Per la prima volta ho 100.000 spettatori. È Princeps, l'erede del tycoon di Yun City. Streamer sei fregata. Princeps smaschera i fake, soprattutto gli streamer paranormali. Interessante. Vediamo cosa sai fare. Popcorn. Pronti per lo smascheramento. South Princeps. Sei tu quella che finge di parlare con animali? Princeps, non prenderla male, La mia amica fa la sua prima diretta oggi ed è un po' nervosa. Lei vuole. Con quale animale comunicare? Possiamo fare tutto. Questo stagno ha un grosso problema. Riesci a sentire gli animali parlare, vero? Bene, parliamo con il tuo parente. Guarda questa tartaruga. Cosa pensa di me nel suo cuore? Guiran, parla bene.
Speriamo che tu possa toccare il cuore del principe. Basta aggrapparsi alla gamba d'oro del principe e noi due diventeremo ricchi. Dice che sei un animale allevato. Tu, Guiran, ti ho detto di parlare bene. Non ti ho detto di colpirlo al cuore. La diretta è finita. L'ultimo che ha detto che il principe è un figlio di cane sta già scavando miniere in Africa. È questa tartaruga che lo ha detto. Io ho solo ripetuto. che strilli. Stasera ti cucino. Che strano, è la prima volta che sento il verso di una tartaruga. Il presentatore non ha detto di aver sentito per la prima volta il verso di un uomo. Presentatore, traduci per favore. Ti do un'altra possibilità. Dimmi, cosa sta gridando questa tartaruga? Se non riesci a dirlo, devi inchinarti 3 volte davanti a tutti. Inchinati 3 volte con un suono forte. So benissimo cosa sta dicendo, ma sei sicuro che voglia dirlo in diretta? Cosa non si può dire? Dillo pure, voglio vedere. Che storia inventerai? Questo riguarda il segreto della tua intera famiglia. Una volta che lo dirò, questa diretta verrà chiusa. Chiudere la diretta è una piccola cosa. Temo che voi mi ucciderete per tacere. Non dire queste sciocchezze per spaventarmi. Dimmi subito cosa succede. Me ne assumo la responsabilità. Dice di smetterla. Di gettare cadaveri nello stagno. È vegetariana. Smettetela di gettare cadaveri nello stagno. Io, la tartaruga. Sono vegetariana. Cosa ha detto il presentatore? C'è un cadavere nello stagno? Non si mai più, non si mai più. Non è possibile guardare una diretta e trovare un cadavere. Stai mentendo. Ho capito. Volete attirare la mia attenzione. Con questo stratagemma per diventare famosi, vero? Avete fatto un bel piano. E l'avete fatto su di me, vero? Ehi, principe, questo non ha niente a che fare con me. Questo è quello che ha detto lei stessa. Quello che ha detto il bastardo è molto peggio. Ho comunque tenuto conto della tua faccia e l'ho detto in modo più gentile. Hai praticamente accusato la famiglia di essere degli assassini e lo chiami gentile? Vuoi davvero diventare famosa a tutti i costi? Non vedi la faccia del principe ereditario? Quanto è brutta! Il presentatore si augura buona fortuna. Solo io mi preoccupo davvero. C'è davvero qualcosa in quel laghetto? Anche davvero? Hai tenuto conto della mia faccia? Ti ho davvero dato troppa coda. Guiran, cosa stai aspettando? Sbrigati a scusarti con il principe ereditario. Negare così in fretta. Sembra che anche tu pensi che ci sia davvero qualcosa in quel laghetto. Impossibile. Il nostro laghetto è pulitissimo. Come potrebbe esserci quello che dici tu? Tua madre è morta improvvisamente 6 mesi fa e 3 giorni dopo. Tuo padre ha sposato tua zia. Dopo una grande litigata. Sei partito per studiare all'estero per 6 mesi e sei tornato solo oggi. Ho ragione? Come fa a saperlo così bene? Questo pettegolezzo Tariki è qualcosa che posso sentire. Ho sentito che il magnate e la sua ex moglie erano molto uniti, ma subito dopo. Come ha fatto a sposare un'altra donna appena dopo la morte della ex moglie? Un'aura oscura si è condensata, signor Lee. La notte del 100° giorno dalla morte di tua madre. Tutte le carpe nel laghetto sono morte. Vero? Come fai a saperlo? Cavolo. La famiglia li ha davvero avuto un incidente con le carpe morte. Ricordo che c'erano voci che dicevano che la ex moglie era morta in modo troppo tragico e aveva causato un fenomeno insolito. Stai facendo il misterioso. Cosa sta succedendo? Questo laghetto ha sicuramente qualcosa che non va. Non è che ci sia un cadavere sepolto. Che è la ex moglie? Il laghetto è già stato avvolto da un'aura oscura. Non solo una pietra, ma nemmeno una mosca potrebbe uscire. Zitto. Sei davvero. Principe ereditario, se non ci credi, puoi semplicemente far svuotare il laghetto. Alla fine la verità verrà a galla. Esatto, svuotiamo il laghetto e vediamo cosa c'è dentro. Vedendo il principe ereditario così, sicuramente non osa. Se svuotiamo il laghetto, non si scoprirà tutto. Guiran, se vuoi morire, non trascinarmi con te. Le tombe degli antenati del principe ereditario sono tutte d'oro e giada. Non possiamo davvero permetterci di offenderli. Bene, svuotiamo il laghetto. Chiamate qualcuno. Svuotate subito lo stagno. Voglio smascherare questa truffa una volta per tutte. Lo sapevo che restare sveglio a notte fonda mi avrebbe regalato uno spettacolo. Se non troveremo nulla, non avrai neanche bisogno di inginocchiarti davanti a me. Aspetta solo di ricevere la lettera dell'avvocato. Non essere così sicuro di te, principe ereditario. Se in questo stagno c'è davvero qualcosa, dovrai inginocchiarti davanti a questa tartaruga. Scusate, chiamarla Barino. Così ripari almeno le sofferenze che ha passato nella tua famiglia. Ah, quindi vuoi continuare a fare il brillante? Vediamo un po' cosa avrai da dire dopo. Butler, che aspetti?
Giovane padrone, questo stagno è stato costruito appositamente dalla signora. Se lo svuotiamo, potrebbe rovinare l'arredamento del giardino. Esatto, giovane padrone. La signora ha personalmente invitato un grande maestro per attirare ricchezza alla famiglia lì. Se lo distruggiamo, la signora ci punirà. Signora qui, signora là. Sono stato via solo 6 mesi. Avete già dimenticato chi comanda veramente nella famiglia lì? Giovane padrone, no, non osiamo. Chi svuota lo stagno avrà il triplo dello stipendio. Davvero? Il triplo? Giovane padrone, non possiamo proprio svuotarlo. Giovane padrone. Perché? Forse che nello stagno c'è davvero qualcosa. Guardate la faccia del principe ereditario. Possibile che lo streamer abbia indovinato? Secondo me è in preda al panico. Le voci di un tempo, forse erano vere. La ex signora è stata sicuramente assassinata e sepolta nello stagno. Ehi, tu in chat, stai attento a quello che dici. Se scavano e trovano davvero qualcosa, la famiglia li ti farà tacere per sempre. Noi della famiglia li siamo irreprensibili e corretti. Le cause della morte di mia madre sono già state chiarite nel necrologio. Se qualcuno osa diffondere nuove voci. Inoltre, in questo stagno non c'è assolutamente nulla. Butler, scavate. Scendete e controllate. Vediamo se c'è questa cosa che dicono. Giovane padrone, l'acqua è già stata tolta. Non c'è bisogno di scendere a controllare, no? E poi, non si vede proprio niente. Basta con queste chiacchiere. Scendete e basta. Hai ancora qualcosa da dire? Osare calunniare la famiglia lì? Sei proprio. La zona sud-est dello stagno non è stata controllata. Non ce n'è bisogno. Tu vai lì. Giovane padrone, c'è qualcosa. Guiran, te l'avevo detto di stare zitto. Non ascoltare. E ora guarda, la stanza live è stata chiusa. La famiglia lì è potente. Verranno a cercarci tra poco. E se ci facessero pagare? È colpa sua. Come puoi incolpare me? Tu. Inoltre, esprimere i sentimenti del vecchio Gui è un atto meritorio. Cosa sta succedendo a Guiran? Tornato dall'ospedale. Sembra un po' strano. Ma sembra che abbia ragione. Non preoccuparti. L'account verrà sbloccato. Non solo non ci faranno pagare, ma verranno personalmente a invitarmi. Zitto, se la famiglia li viene davvero, noi due saremo spacciati. Sono arrivati abbastanza veloci. Voi siete della famiglia lì? Mi dispiace. Guiran, cosa stai aspettando? Scusati subito. Lei è la signorina Gu, vero? Il nostro giovane padrone. Ha bisogno di vederla. Posso andare? Ma come avete chiuso la stanza live? Sbloccatela subito. Sei pazzo? La stanza live è stata sbloccata. Davvero sbloccata? Signorina Gu, prego. Signorina Gu. Segua questa strada fino alla fine del bosco. Il giovane padrone la aspetta.
Ecco un altro tonico. Tonico. Cosa ci fai qui? La famiglia Ali non è la più ricca? Così tirchia? Non accendono nemmeno le luci. Temo che questa cosa non si risolverà piacevolmente. Parla. Chi ti ha mandato? Perché hai sparso voci? Questo Jade è strano. Sembra che le cose siano più complicate di quanto pensassi. Chi ha progettato il vostro cortile? Mio padre ha chiamato il maestro del tempio Xuangong. Il maestro Jian Chong l'ha fatto. Cosa c'è? Perché ho risposto senza pensarci? Cosa c'entra con te? Il paesaggio del cortile è bello, ma probabilmente serve a nascondere il vero segreto dello stagno. Ad esempio, Un cadavere sepolto. Cadavere. se non sbaglio, questo è stato fatto. Chi ne trae profitto? Dovrebbe essere tuo padre, vero? Sciocchezze. Mio padre non farebbe mai una cosa del genere. Voi della famiglia li siete davvero malvagi. Quello che è sotto lo stagno non meritava di morire. Se non lo avessero represso, temevo che il Signore gli avrebbe perso anni di vita. Zitto. Prova a diffamare mio padre di nuovo. Diffamer. Allora ti chiedo, tuo padre ogni 15 del mese non deve consumare grandi quantità di... Ora credo che tu abbia davvero qualche abilità. Fammi una cosa e una volta fatto, ti darò 3 milioni. No. Se accetti. Perché no? Pensi che siano pochi soldi, vero? 5 milioni, non di più. Ancora no. Non esagerare. Il principe ha dimenticato qualcosa? Chiamalo padrino. Tu. Padrino. Ahai. Figliaccio. Perché? Non riesco a fare a meno di ascoltarla. Ah, lascia stare, devo ancora chiederle di aiutarmi con l'animale domestico di mio padre. Raccoglie le informazioni. Quello che hai detto prima, l'ho accettato. Non ho ancora detto di cosa si tratta. Non è forse comunicare con l'animale domestico di tuo padre? Dopotutto, sentire i pensieri degli animali. Anche gli umani sono animali. Non è vero? Esatto. Domani sera alle 7 vieni al banchetto per il 70° compleanno di mio padre. Allora allontanerò il maggiordomo Wu. Principe. Non hai mai sospettato che tua madre non si sia suicidata gettandosi nel pozzo? Cosa? Signorina Gu, puoi mangiare quello che vuoi, ma non dire sciocchezze. Mia madre è morta di depressione. Che stupido. Ho parlato così chiaramente, e ancora non capisci. Questo pezzo di giada che hai addosso dovrebbe essere un regalo di tua madre, vero? Sì. È stato il maestro a regalarlo a mia madre, e poi mia madre ha fatto sì che tutti in famiglia lo portassero. Persino il cane bianco che mia madre ha raccolto ne ha uno. Il maestro. È il maestro Jian Chong. Dice che ha un legame con mia madre. L'ha dato apposta a lei. Il gioiello di giada ha un'anima. Il tuo gioiello di giada ha una crepa nell'angolo superiore destro. È chiaramente legato a tua madre. Cosa? Fratello Taizi, pensaci bene. Non vuoi che tua madre soffra anche dopo la morte, vero? Mamma, no, mamma, no, mamma. Iran. Oggi è il 70° compleanno dell'uomo più ricco di Yun City. I media là fuori non riescono nemmeno a entrare. Questa volta faremo un colpaccio.
Se vuoi salvarti la vita, non andatene in giro. Che? Non fare il finto. Quando mi avvicinerò alla famiglia lì, ti farò lavorare come un mulo, Guiran. Ragazze, oggi Tang Tang vi porterà a vedere il mondo, a conoscere meglio l'uomo più ricco di Yun City. Il nuovo arrivato. Questo odore. Non so come. Ehi, signore. Questo è un amico invitato dal giovane maestro. Quindi è il signor Lee. Iran. Il vecchio Lee mi sta fissando. Non sarà che. Gli piaccio? Un uomo ricco con un piede nella tomba. È il migliore. Non sognare, vivrà più a lungo di te in un attimo. Cosa hai detto? Non è ancora passata una settimana dalla morte di mia madre. E mio padre non vede l'ora di sposarla. Dice che un maestro ha calcolato che può scacciare la sfortuna. Li Changshou ha un'insufficienza d'organo. Il medico curante si è suicidato misteriosamente. Mi ricordo, mezzo anno fa c'era una notizia. Il ricco gli ha un'insufficienza d'organo. Esatto. Questo è l'effetto della cerimonia di scacciare la sfortuna. È tornato in vita. Non avrebbe dovuto tornare in vita. Perché maledici mio padre? Esatto. Il ricco gli è tornato in vita. È una buona cosa. Che cosa? Dove sono le cose che volevo? Fratello Taizi, vado subito a fare un brindisi al Signore. Se non vuoi morire, stai lontano da lui. Mi sembra che tu non voglia il mio bene. Stai cercando di rovinarmi la festa. La festa. Guard 8. Signore, non si preoccupi. Quello che desidera arriverà subito. Tutti ridono così felici. Non sanno nemmeno come moriranno tra poco. Come è arrivato qui? Eccolo di nuovo. L'hai già visto? Non solo l'ho visto, siamo vecchi amici. È stato portato dalla mia matrigna e ogni giorno mio padre lo tiene in braccio. Credo che mio padre sia diventato così a causa sua. Non può essere una coincidenza. Allora perché la vostra famiglia li lo tiene ancora? Dicono che porti fortuna e longevità alla casa. Hanno davvero colto il punto debole di tuo padre. Se fosse nella sua forma originale, potrebbe avere senso. Ma nel suo stato attuale, non porta fortuna. Farò venire qualcuno a prenderlo, poi dovrai aiutarmi. Voglio scoprire il segreto di mio padre. Signore, la merce fresca che ha richiesto è arrivata. Chissà come sarà il sapore questa volta. Iran, guarda cos'è quello, non sarà. Qualche pregiato integratore, vero? Mi sembri tu un integratore. Ehi tu. Quando diventerò una persona importante, ti farò leccare le mie scarpe. Salvatimi. Mamma, vogliamo tornare a casa. Signori. Oggi è il compleanno del mio signore e abbiamo trovato alcune cose buone da condividere con voi. Li sa perché siete venuti stasera e vi assicuro che questa cosa non vi deluderà. Se il signor Li lo dice, deve essere sicuro di questa cosa. Deve avere molta fiducia. Se ha davvero quell'effetto, può soddisfarci. Esatto, è proprio quello che pensate. La famiglia lì non starà mangiando quella roba, vero? Salvatimi. Mamma, vogliamo tornare a casa. Signori. Oggi è il 70° compleanno del mio signore. Mi ha ordinato di cercare in tutta la catena montuosa di Changbai per trovare questi rari ranocchi di neve da condividere con voi.
Questi ranocchi sono stati trattati con metodi speciali. Sono davvero un elisir di lunga vita. Ho sentito che 6 mesi fa il signor Lee è riuscito a sfuggire alla morte. Tutto dipende da questa cosa. Si dice che abbia anche l'effetto di ringiovanire. Ringiovanire, guarda sua moglie, così fresca. Sembra una studentessa universitaria. Chi potrebbe mai dire che è la sua amante di 50 anni? Tutti esagerano. Iran, una vecchia signora, dopo averla usata è diventata così. Se potessi usarla anch'io, cosa mi servirebbe la medicina estetica? Questa vecchia donna ha davvero fortuna. Perché non tocca a me? Longevità, la rana della neve, non potrebbe essere. Il maggiordomo. Possiamo usare anche noi questa ricetta? Il padrone è molto gentile. Oggi chi è presente avrà la sua parte. Il signor Lee è molto generoso. Se tutti hanno la loro parte, costerà milioni. Il più ricco è davvero il più ricco. Regala senza pensarci. Se riuscissi davvero a salire, tutto questo sarebbe mio. Il signor Lee ha una virtù infinita. Oggi, poter partecipare al banchetto del signor Lee e avere questa opportunità. È la nostra fortuna. Il vecchio signore è così gentile. Vorrei davvero ringraziarlo, ma non so se avrò mai una tale opportunità. Allora, dipende dalle capacità della signorina Tang. Questa cosa non può prolungare la vita. Se volete morire, mangiatela. Stai dicendo che questo, se mangiato, può uccidere? Da dove viene questa ragazzina a dire sciocchezze qui? Questa rana della neve è chiaramente un ingrediente medicinale. Una volta mangiata, significa che si è volontariamente donato la propria vita, per l'uso di altri. Con il nome di longevità, si toglie la vita alle persone. La famiglia Lee ha davvero un piano malvagio. Questa ragazza ha un'aria straordinaria. Sa forse qualcosa? Di segreti interni? Credo che voglia incastrare la famiglia Lee, proprio ora. Il signor Lee ha detto che mezzo anno fa è sopravvissuto grazie a questo. Come è possibile? Assurdo. Non pensare che, essendo un ospite invitato da Minze, Più a dir Siokeski. Il signor Lee mezzo anno fa è sopravvissuto non grazie alla rana della neve, ma uccidendo sua moglie per prolungare la vita. Non è stato grazie alla rana della neve, ma uccidendo sua moglie per prolungare la vita. Cosa? zitto! Padrone, calmati. Questa è solo una conoscente del giovane signore su internet. Non è un'amica. Non so dove abbia sentito queste voci. Sta solo facendo confusione. Ragazza, se dici che la rana della neve ha problemi, posso crederti un po'. Ma se dici che il signor Lee aveva cattive intenzioni verso la sua ex moglie, penso che stai esagerando. Proprio. Il signor Lee e la sua ex moglie erano una coppia molto affiatata. Chi nel giro non lo sa? Come potrebbe mai uccidere la propria moglie? Le voci sulla morte anomala della ex moglie non sono già state smentite. C'è ancora chi tira fuori queste storie per parlarne. Signor Guiran Lee, condividere cose così preziose con tutti. Se non lo apprezzi, va bene. Ma come puoi sparlare così? Considerando la vostra giovane età, le vostre parole, posso far finta di non averle sentite. E posso anche non farci caso. Se avete un po' di buonsenso, andatevene subito. Fermatevi! Che state facendo? Figlio di un cane, lascia subito il piccolo signore. Strano. Perché tutti gli animali dicono che il principe è un figlio di cagna? Papà, la signorina Gu e la signorina Tang sono miei ospiti. Come puoi permettere alle guardie di cacciarle via? Cosa penseranno gli altri di noi? Due persone di basso rango, piene di bugie, che diffamano la nostra famiglia lì, dicendo che abbiamo ucciso e che ho ucciso Xuner. Cacciarle via è già stato più che generoso. Sono state le rane a dirlo. Non è una mia invenzione. Signorina, stai scherzando? Vuoi dire che puoi parlare con gli animali? Perché no? La signorina Gu può davvero comunicare con gli animali. Comunicare con gli spiriti? Questi ciarlatani
Stanno solo cercando di truffare la gente per soldi. Ah, giovane signore, non lasciarti abbagliare dalla bellezza. La natura umana è molto più complessa di quanto tu possa immaginare. Papà, se non ci credi, lascia che lei parli con questo animale. Questo gatto nero è sempre stato al tuo fianco. Non può certo mentire per degli estranei. Il Signore ha ancora bisogno di 2 sacrifici. Visto che si sono presentati da soli, allora accontenterò loro. Bene. Se stai fingendo di avere poteri magici, tra poco questa porta non la potrete attraversare. Signore Spirito, è da tanto che non ci vediamo. Avete sentito? Ha chiamato quel gatto nero Signore Spirito. Mi conosci? Non sei il dio della fortuna e della prosperità, perché sei pieno di energia oscura? E con la famiglia lì, fai queste cose malvagie? Che insolenza! Sei venuto qui per cercare una via di fuga? Ho un modo per liberarmi. Vuoi considerarlo? Cambiamo partner. Bene, accetto. Perché quel gatto è scappato? Secondo me, sta solo facendo il buffone. Il gatto nero dice che la famiglia gli è perseguitata dalla sfortuna e ha accettato di non collaborare più con loro. Non voglio più essere complice della famiglia lì. Cosa? Stai ancora diffondendo queste storie diaboliche. Signor Lee, non hai notato qualcosa di strano nel tuo corpo? Qualcosa che non va. Cosa state aspettando? Trovate subito quel gatto nero. Sì. Signor Lee, ancora non lo ammetti. Sei sopravvissuto 6 mesi fa per puro caso. Ma ora il tuo corpo probabilmente non reggerà ancora a lungo. Possibile che la famiglia lì davvero? Abbia sacrificato una moglie per prolungare la vita? Sai che Kez? Io sono solo arrabbiato con te. Ehi, qualcuno, tagliate la lingua a questo impostore. Mancano 10 secondi. Guardate il viso del signor Lee, sembra un po' strano. Che paura! Sembra che qualcosa lo stia strangolando. Tu, strega. Ancora non ci credi? Allora guarda in basso. Il tuo braccio non è forse già coperto di macchie nere? Ehi, guardate la sua mano, davvero ci sono delle macchie. La signorina Gu aveva ragione. Questo. Sulla mia mano è solo una macchia, non sono macchie nere. Non dire sciocchezze. Non importa quanto neghi, non puoi fermare la diffusione delle macchie. Chi sei veramente? Chi sono non importa. Ciò che conta è che presto sarai finito. Tu. Credi che se conto fino a 5, crollerai immediatamente? Non può essere vero. Come può qualcuno controllare gli altri? Ma lui sembra così sicuro di sé. Deve essere vero. Assurdità. Se quello che dice la strega si avverasse davvero. Sapevo già che questa ragazza non era una persona comune. Signorina Gu, ti prego, salva mio padre. Qualsiasi metodo va bene. Non serve. Prossimo. Dovrebbe essere la faccia. La sua faccia. Questo vecchio non morirà davvero qui, vero? Papà, la signorina Gu è davvero capace. Non ti farei del male. 3, 2, Fermati. Ah, Papà. Chiama un dottore, papà. Signorina Gu, pensi che mio padre... Dipende dalla situazione. Se hai qualcosa da dire, dillo. Signorina Gu, ieri notte ho sognato di nuovo mia madre, anche se non ha detto nulla. Ma ho sentito il suo dolore. È vero che mia madre è stata uccisa da mio padre? Sì, È vero che mia madre è stata uccisa da mio padre? sì, Ma non proprio. cosa intendi dire? Il motivo per cui tuo padre è sopravvissuto è stato indirettamente grazie a tua madre. Ma la morte di tua madre non è stata causata da tuo padre. Allora va bene. Accetti questo fatto molto rapidamente.
Così rapidamente che sembra che tu avessi già la risposta e fossi venuto solo a confermarla. No, no. So solo che non è il peggior risultato. Mi sento un po' meglio. Il gatto nero ha detto perché mio padre è diventato così. Signorina Gu, Questo è il segreto più nascosto di Changshu. Il segreto più profondo. Cos'è questo? Sembra pelo di animale. è il pelo di QQ. Da dove viene? Lo sapevo che quel gatto nero non avrebbe portato nulla di buono da quando è arrivato a casa nostra. Stai dicendo la verità? Dimmelo chiaramente. Da dove viene questo? Altrimenti te la farò pagare. Disse che è del vostro cane bianco. E quel cane bianco è stato nascosto da tuo padre. Impossibile. Perché mio padre dovrebbe mentire? Che stai urlando? Non si sa, potrebbe essere colpa tua. Tutto nero. Non sembra affatto un gatto buono. Perché mi graffi? Che seccatura. Osi parlare male di me. Credo che tu non voglia più vivere. Questo è. Ho usato un piccolo incantesimo per farti sentire il dio parlare. Il dio. Isato. Ma non ti guardi neanche e ti chiami dio. Direi più un demone. Ehi tu. Basta. Il dio è diventato così perché è stato ferito. Fratello principe, vuoi ancora sapere che segreti ha tuo padre? Quali segreti? Questo. Il dio. Puoi dirmi dove si trova QQ? Nel cortile posteriore. Il dio potrebbe essere più specifico? C'è un seminterrato nel pozzo del cortile posteriore. Il cane bianco è rinchiuso lì dentro. Il pozzo del cortile posteriore. No. Non si può andare. Perché non si può andare? Perché? Mia madre è saltata in quel pozzo e si è suicidata. Ho sempre creduto fermamente che mia madre si sia suicidata. È perché ho visto con i miei occhi mia madre saltare giù. Cosa dici? Da quando ho memoria, mia madre soffriva di nevrosi intermittente. Spesso sospettava che qualcuno volesse ucciderla. Quando sono diventato adulto, questa sua tendenza è diventata ancora più grave. Spesso stava da sola nel cortile posteriore. Quel giorno mia madre stava bene. Dovevo uscire per un impegno. Mi ha accompagnato alla porta, ma proprio mentre mi giravo. E uscivo. Mia madre è improvvisamente corsa verso il pozzo e vi è saltata dentro. Nevrosi intermittent. In seguito, mio padre, temendo che io ricordassi troppo il passato, ha sigillato il cortile posteriore. Non permette a nessuno di entrare. Ma tuo padre ci andava spesso e portava dentro il cane bianco. Cosa? Stai dicendo QQ? Fratello Taizi, non vuoi sapere chi c'è dietro tutto questo? Chi è davvero il colpevole? Bene, andiamo subito. Iran, ti dico una cosa. Voi, dove state andando? Fratello Taizi ha detto che mi porterà a vedere il cortile posteriore. Vieni con noi? Il cortile posteriore? Non sembra interessante. Preferisco restare qui, a prendermi cura del signor Lee. Forse. Allora, non vengo. Andate voi due. Perché sei tu? Dove Minze? Fratello Taizi ha detto che porterà Guiran a vedere il cortile posteriore. Cosa? Sono entrati nel cortile posteriore? La famiglia li nasconde molti segreti. Signorina Gu, dobbiamo davvero scendere. Se non agiamo subito, ci metteremo nei guai. Sendiamo velocai. Andiamo.
Cosa stai guardando? È così buio. Troviamo qualcosa per illuminare. È strano? Davvero? La tecnologia moderna è così avanzata. Risparmio la mia energia spirituale. Cos'è? Non muoverti. Cosa c'è dentro? Che cosa vi fa temere così tanto, famigliali? Non lo so. È davvero impressionante. La porta è fatta di legno di tung di alta qualità. Sembra che abbiano paura che qualcosa dentro scappi. Ehi, signorina Gu, non hai detto di non toccare? E se qualcosa dentro scappa? Anche se scappa, sarà un problema per la vostra famiglia lì. Cosa c'entro io? E poi, non vuoi vedere? Cosa c'è dentro? Io penso che lei voglia vederti. Impossibile. Perché sento che qualcuno mi sta chiamando. Cosa c'è davvero dentro? Va bene, andiamo. QQ. Smettila di chiamare. Non è morto. È solo svenuto. Ma quel sangue. Non ho mai visto tanto sangue in vita mia. Non è il suo. QQ. Signorina Gu, questo. È un problema. QQ. Questa polvere. QQ. Figlio. Come mai sento mia madre che mi chiama? Te l'avevo detto, sei un figlio di mamma. Io. Figlio di mamma. Tu, figlio di mamma. Lascia andare il giovane maestro. Signorina Gu, cosa sta succedendo? Non lo consideravi ancora un membro della famiglia poco fa? Ora ti considera come un figlio. Perché ti senti ancora offeso? Oh, signorina Gu, non è la stessa cosa, vero? Non prendermi in giro, per favore. Non sto scherzando. Wuxun non è tua madre? Signorina Gu, non puoi dire che mia madre sia diventata lei, vero? Non avrei mai pensato di averci azzeccato. Hai una buona immaginazione. Purtroppo no. È solo una parte dell'ossessione di Wuxun, che è rimasta in questo cane. Cosa? Mia madre? Ma la parte dell'ossessione che è rimasta in questo cane è molto debole. Non avrei mai pensato che ti avrebbe riconosciuto. Probabilmente perché il cane bianco è cresciuto con te. Questo è il motivo. Lo sapevo che mia madre, che è morta improvvisamente 6 mesi fa, non si sarebbe mai preoccupata per me. Ma perché l'ossessione di mia madre è finita su QQ? Dovresti chiedere al tuo caro padre. Non credi? Signoli. Signorina Gu, sei davvero brava a trovare questo posto. Non quanto il signor Lee, esperto in metodi oscuri. Non hai paura di essere punito dal cielo per aver fatto una cosa del genere? Tu. Padre, cosa sta succedendo esattamente? QQ era chiaramente a casa, perché mi hai mentito? E perché hai portato QQ in un posto del genere? Per fare cosa? È solo un cane. Vuoi arrabbiarti con me? Padre, Xiaoze, tuo padre aveva paura che vedendo l'oggetto pensassi alla persona. Ecco perché ha messo QQ qui. Guarda, anche qui è stato sistemato bene, no? bene.
Chiami un posto del genere bene? Mi prendi per un bambino di 3 anni? Mi stai prendendo in giro con queste parole. Forse è perché. Volevano intrappolare Wuxun qui, quindi hanno usato l'oggetto più vicino a lei in vita come nucleo, per farla rimanere volontariamente qui a causa del legame emotivo. Ma avevano paura che la sua ossessione fosse troppo profonda e venisse contro di loro. Quindi hanno usato oggetti speciali per reprimerla. Che cosa hai detto? Lo sapevo che Li Chang-shu non l'ha mai dimenticata, ma, mia cara sorella, probabilmente non si aspettava che il suo amato avesse paura di lei. Signorina Gu, non dire sciocchezze. Se sono sciocchezze o no, lo sai bene nel tuo cuore. Allora, dimmi, perché nel cortile dell'ex moglie e nel seminterrato ci sono fogli rossi e gli arredi sono di colore rosso e verde? Forse stai pregando per l'ex moglie? Padre, è vero quello che dice la signorina Gu? Cosa hai fatto a mia madre? Certo che è falso. Tua madre è stata sepolta 6 mesi fa. Non c'è alcuna traccia di ossessioni rimaste. Sì, sì. Anche se la signora è partita improvvisamente, è partita. In pace. Giovane maestro, lo sai bene, il sentimento del padrone per la signora. Come potrebbe il padrone fare una cosa del genere? Questa donna sta sicuramente inventando storie per spaventarti. Seppellita in pace. Le ossa non sono nella bara. Come può essere sepolta in pace? Che cosa hai detto? Questa storia sta diventando sempre più interessante. Signorina Gu, cosa intendi dire? Mia madre. Le sue ossa non sono nella bara? Xiaose, non ascoltare le sciocchezze di questa donna. Hai dimenticato che abbiamo visto con i nostri occhi tua madre essere sepolta. Che problema potrebbe esserci? Se davvero non ci fosse alcun problema, allora perché nell'incensiere ci sono le ceneri di Wuxun? Che cosa hai detto? Impossibile. Sì, sì, è stato il padrone a chiudere la bara. Il padrone sa bene cosa c'è dentro. Il padrone non potrebbe fare del male alla signora, vero? Fare del male. Figlio. Qualcuno vuole farmi del male. Mamma, tutto va bene, chi vuole farti del male? Hai dimenticato di prendere le medicine? Davvero qualcuno vuole farmi del male? Qualcuno vuole farmi del male. Tranquilla mamma, sdraiati un po', va tutto bene. Sei stato tu a uccidere mia madre, vero? Xiaose, come puoi dire una cosa del genere di tuo padre? Tuo padre e tua madre avevano un amore più forte del loro. Se fosse davvero tuo padre, ci sarebbe sicuramente qualche difficoltà. Sì, sì, sono stato io a chiudere la bara di tua madre. Ma ti garantisco che Xuner era dentro, sana e salva. Quanto a queste storie di incantesimi, sono tutte sciocchezze. Se è vero o no, apriamo la bara e vediamo. Non è vero? Bene. No. Signorina Gu, non so cosa stia tramando, ma le consiglia di non allungare troppo le mani. Se succede qualcosa, nessuno potrà proteggerla. Chi è che allunga troppo le mani e chiede troppo? Non è ancora chiaro. Solo che non so se voi, con la coscienza sporca, avete paura che qualcuno vi venga a cercare a mezzanotte. Tu. Papà, La salute del padrone è importante. Credo che l'anima della signora non vorrebbe vederlo rovinare il suo corpo in questo modo. Sì, padrone, è già molto tardi. Qualsiasi cosa. Possiamo discuterne domani. signorina Gu, oggi sono successe troppe cose, stasera rimanga qui. Riposi una notte, domani mattina la riaccompagnerò a casa, riguardo a mia madre. Ci penserò ancora. Tranquilla, domani ci sarà un risultato. Xuner, ho sbagliato. Soner. Padre, Signor Lee, ha dormito bene ieri notte? Non male. Come mai la signorina Gu ha un'aura così forte, senza volerlo? Mi sono lasciato trasportare dalle sue parole. papà, QQ d'ora in poi starà nel cortile. Tutto quello che ho visto ieri notte lo considero come se non fosse mai successo. Come vuoi. Ma la bara di mia madre la aprirò sicuramente. Ieri notte ho sognato di nuovo mia madre, mi guardava con grande sofferenza. Devo scoprire se le ossa di mia madre ci sono davvero. Se è stata sepolta correttamente e come è morta mia madre. Cosa? Hai sognato anche tu, Xuner?
Ho sognato mia madre. Visto che c'è anche la signorina Gu, andiamo oggi, se c'è un problema. Non perdonerò chi sta tramando dietro le quinte. Signorina Gu, grazie per il disturbo. Bene, anche io voglio vedere chi è dietro tutto questo. Che gioco sta giocando? Aprire la bara senza permesso non porta fortuna. La sorella è stata sepolta solo 6 mesi fa. Se fate così, sarete puniti dal cielo. Padrone, dica qualcosa. Anche Xiaoze ha sognato Xuner. Forse le ossa di Xuner sono davvero. Ma io ho chiuso la bara con le mie mani. Xuner era dentro. Tutto a posto. No. Poi Wuyan ha detto di mettere dei vestiti per sua sorella. Papà, se mia madre non fosse stata davvero sepolta, siamo noi quelli che verranno puniti dal cielo. Vuoi davvero che tua madre non abbia pace? Come ha potuto mia sorella partorire un figlio come te? Se mio padre lo sapesse, che la vostra famiglia li osa fare così, non vi risparmierà di certo. Sì. Se il suocero lo sapesse, Xuner non avrà pace nemmeno dopo la morte. Non mi risparmierà di certo. Inoltre, se ci fosse qualcosa di strano nei resti di Xuner, come potrei avere il coraggio di incontrarla di nuovo? Il significato di mio padre è... Appris. Signore, vuoi davvero aprire la bara? Mamma. Figlio ingrato. Oggi ho fatto venire gente a disturbare, per vedere se sei davvero riposata in pace. Se ti ho offeso, spero che tu non mi rimproveri. Signore, vuoi davvero aprirla? Appris. Questa bara. Signora. Signora, il tuo spirito nei 9 cieli, non incolpare noi. Sono stati il Signore e il giovane Signore a insistere per aprire la bara, signora. Xuner. Madre, ho davvero scavato la tomba della mia stessa madre. Sorella, sei stata così sfortunata. Sei già tornata ai 9 cieli, ma la famiglia le ha creduto alle parole di questa strega, insistendo per aprire la bara e disturbare la tua pace. La signora era così buona in vita, ma dopo la morte è stata trattata così. Signorina Gu, prima hai ingannato mio figlio, e ora mi hai fatto aprire la bara, facendo sì che Xuner non abbia pace nemmeno dopo la morte. Cosa vuoi davvero fare? Stupidi. Cosa hai detto? Ho detto che siete entrambi stupidi, manipolati da qualcuno, e non vi rendete nemmeno conto. Signorina Gu, cosa intendi dire con questo? Quando avete fatto scavare la terra, non avete notato qualcosa di strano? Signore, Xiaoze, questa strega sta sicuramente dicendo delle sciocchezze, non credete alle sue parole. La tomba di mia sorella è stata costruita 6 mesi fa. L'ho supervisionata personalmente. Cosa c'è di strano? 6 mesi fa. Sì, C'è un problema con il terreno. Hai sempre detto che questa tomba è stata costruita 6 mesi fa. Allora perché il terreno qui intorno è così morbido? Non c'è traccia di secchezza o polvere, e dall'interno all'esterno si nota un colore rossastro, con un'umidità persistente. Cosa significa questo? Significa che questo terreno è stato scavato di recente. Un cimitero, oltre a quando si seppellisce una bara, quando c'è bisogno di scavare. Quale altra situazione richiederebbe di rivoltare il terreno per renderlo nuovo? Deve essere stato qualcuno con la coscienza sporca, prima di stasera, che ha scavato. cosa? Signorina Gu, stai dicendo che questa tomba è stata scavata prima del nostro arrivo? Esattamente, per essere precisi, è stata scavata oggi, e poi richiusa. Allora non significa che in un solo giorno l'anima della signora è stata disturbata 2 volte. Ho sentito che la signora era di buon cuore in vita. Chissà che peccato ha commesso per essere trattata così dopo la morte. Il peggio è avere una famiglia così, che non riesce nemmeno a prendersi cura di una tomba. Xuner. Com'è possibile? Signorina Gu, devi esserti sbagliata. La tomba di mia sorella è intatta. Perché scavarla? Sì, e abbiamo aperto la bara per guardare. Non c'è stato alcun cambiamento.
Signore, ora l'importante è far sì che mia sorella riposi in pace, dopo tutto le sue ossa. Sono ancora esposte. Esatto. Dobbiamo prima far riposare mia madre in pace, il resto lo discuteremo dopo. Papà, ora non è il momento di essere tristi. Dobbiamo prima seppellire bene nostra madre. Va bene. Aspetta, Signorina Gu, cosa stai facendo? sei sicura di aver controllato attentamente la persona nella bara? È davvero tua madre? Sì, ne sono sicura. Mia madre indossava questo. Veste verde con ricami dorati, era il suo preferito in vita. Signorina Gu, c'è qualcosa che non va. Certo che c'è, perché la persona nella bara non è affatto tua madre. Lei è viva. È la signora. Deve aver pensato che abbiamo disturbato la sua pace aprendo la bara e ora è venuta a cercarci. Madre. Hanno la testa dura e anche tu hai problemi. È ovvio che è una persona viva. Iran, salvami, i li vogliono uccidermi. E questa è... Sono Tang Tang. Iran, sono. la signorina Tang. Come mai sei nella bara di mia madre? Come mai è qui? Non dovrebbe essere nella prigione sotterranea? E Xuner? Visto che sei uscita dalla bara di mia madre, devi sapere dove sono andate le ossa di mia madre, vero? Lasciami andare. Xiao Ze, non c'è bisogno di chiedere. Visto che è apparsa nel luogo di riposo di Xuner, le ossa di Xuner devono avere a che fare con lei. Lasciami andare. Iran, salvami subito. Ieri è stato il signor Lee insieme al suo maggiordomo a farmi svenire, dicendo che mi avrebbero usato per riempire il lago. E poi c'erano le ossa di Xuner. Non ho idea di cosa stia succedendo. Dopo essere stato svenuto ieri, mi sono svegliato e ho scoperto di essere in una bara. Riempire il lago. La famiglia lì non ha paura del karma? Non dire sciocchezze, mio padre è stato onesto per tutta la vita. Non potrebbe mai fare una cosa del genere. Tu. Avete il coraggio di fare, ma non di ammetterlo, vero? Tu, Pensavo che tutti sarebbero stati più preoccupati. Dove sono le ossa di Wuxun? Signorina Gu, per favore, illuminate. Illuminarsi su cosa? Signorina Gu, in precedenza la famiglia Lee non vi ha riconosciuto. Vi abbiamo trattato male. Per favore, signorina Gu, abbiate pietà. Dici dove sono le ossa di Xuner. Lascia che Xuner riposi in pace. La famiglia Lee vi sarà molto grata. sì, signorina Gu, se davvero sapete. Dove si trova mia madre dopo averla sepolta? Io, Li Ming-ze, sarò ai vostri ordini. Il signor Lee è davvero vecchio. Sa parlare e agire. Anche una bugia detta a caso. Sembra vera. In realtà, anche tu hai un'idea di dove siano nascoste le ossa di tua moglie, vero? Volevi solo ottenere da me una risposta precisa. Come fa a saperlo? Signorina Gu, stai insinuando che mio padre sa dove siano finiti i resti di mia madre? Questo dovresti chiederlo a tuo padre. Papà, tu... Signorina Gu. Non so di cosa stai parlando. In tal caso, non c'è altro da dire. Con chi non è sincero, parlare è inutile. Signorina Gu. Papà, Xiao Ze, non ti fidi di me? torniamo a casa. Non voglio creare scene brutte davanti alla tomba di mia madre. Mingze. Vedi se c'è margine di trattativa con la signorina Gu. Dobbiamo assolutamente recuperare i resti. Di Xuner. Dove sono i resti di mia madre? Papà, non dovresti essere tu a saperlo meglio? Mi stai sospettando, vero? Xuner era mia moglie. Perché mai le avrei fatto del male? Il vecchio te sicuramente no. Ma ora... non ne sono più sicuro. Cosa intendi? Da quando mia madre è morta 6 mesi fa, ti sei ammalato gravemente. Poi improvvisamente guarito, e tutto è diventato strano. All'inizio stavi sempre nel cortile di mia madre. Pensavo fossi troppo addolorato, quindi ho accettato l'ingresso di zia. Poi sono andato a studiare all'estero. Tornato ho trovato casa e giardino completamente cambiati. Persino la serra che mia madre amava, l'hai modificata. Secondo i desideri di quella donna. Senza opporti minimamente. Perché dici tutto questo? Perché? Vorrei piuttosto chiedere a te cosa intendi fare. Hai forse pianificato la morte di mia madre per poter sposare la tua vera amata? Zitto! I miei sentimenti per Xuner sono incontestabili. Non ho mai fatto del male a Xuner.
Io, Li Changsho, ho avuto solo Xuner come amata in vita mia. Prima e per sempre. Che giuramento commovente. Mi chiedo solo se il signor Li verrà fulminato dopo queste parole. Signorina Gu, cosa ci fai qui? Continua pure. Ci sono cose che non si possono dire agli estranei. Signorina Gu, persino il fatto che hai ucciso tua moglie per prolungare la tua vita e che hai fatto sì che i resti di mia madre scomparissero, lo sa. Cosa c'è che non si può sentire? Maledetto. Racconta questa storia d'amore che commuove il cielo e la terra. Se la racconti bene, forse posso ancora indicare alla tua famiglia lì una via d'uscita. Signorina Gu. Sei seria? Assolutamente. Sono tutte cose del passato. Con la partenza di Xuner non c'era più bisogno di parlare di cose passate, ma visto che la signorina Gu è interessata, non mi piace. Andare al sodo. Allora sarò breve. In realtà, io e Xuner ci conosciamo da bambini. Lei era come un piccolo sole, molto calorosa. Mi portava spesso a giocare con lei. È stato allora che ho iniziato a provare qualcosa per Xuner, ma ero troppo immaturo per esprimerlo. E poi la mia famiglia si è trasferita al sud per affari e ho perso i contatti con lei. Nel mio cuore ho sempre pensato che fosse un peccato, fino all'università. Quando ho rivisto Xuner a scuola, era esattamente come prima, non era cambiata, dolce e sorridente. Ho sempre pensato che io e Xuner fossimo destinati dal cielo. Ma dopo la laurea, il padre di Xuner, cioè tuo nonno, non era d'accordo. Cosa? Tuo nonno non ha mai accettato che stessimo insieme. Anzi, ha sempre detto che non avrebbe mai permesso che Xuner si sposasse. Impossibile. Mio nonno era una persona così gentile e amichevole. È solo dopo la tua nascita che è cambiato un po'. Ma era gentile solo con te. Con tua madre non ha mai avuto un bel viso. Neanche con me. Com'è possibile? Poi, per ottenere l'approvazione di mio suocero, mi sono dato da fare per avviare un'impresa e Xuner è stata al mio fianco, senza mai abbandonarmi, e lentamente l'azienda è cresciuta. Il suocero ha finalmente acconsentito al mio matrimonio con Xuner. Dopo il matrimonio, abbiamo vissuto felicemente. Fino a quando sei arrivato tu. Io. Dopo la tua nascita, Xuner è rimasta a casa a prendersi cura di te. Xuner era di cattivo umore, ma in quel periodo ero molto impegnato, sempre fuori casa. Fino a quando un giorno sono tornato da un viaggio d'affari. Ho visto Xuner che ti stava strangolando. Mia madre. Da quel momento in poi, la mente di Xuner non è stata più la stessa, spesso diventava furiosa vedendoti. Non riusciva a controllarsi, così ho dovuto rinchiuderla nel cortile posteriore. Ho consultato molti medici e esperti, e il loro verdetto è che Xuner soffriva di depressione postpartum. È colpa mia, in quel periodo il suo umore era molto instabile. E io non me ne sono accorto. Stai dicendo che la malattia mentale di mia madre per tutti questi anni è stata causata da me. Alla fine, il vero colpevole che ha fatto soffrire così tanto mia madre sono io. In realtà, ho sempre curato Xuner. I risultati sono stati altalenanti. Mezzo anno fa, mi sembrava che si fosse quasi ripresa. Quindi quando hai voluto vederla, non ti ho ostacolato. Ma non mi aspettavo. Che mia madre non si sia suicidata davvero. È stato perché mi ha visto e si è agitata. Mamma, sono io che ti ho rovinato. Il signor Li ha davvero una bella parlantina. Allora ho una domanda da farti. Cosa? Se ami così tanto Wuxun, perché? Non la lasci andare? Signorina Gu, non so di cosa stai parlando. Sembra che tu abbia già dimenticato tutto quello che è successo ieri sera nel seminterrato. Papà, cosa è successo in quel seminterrato? Ha qualcosa a che fare con mia madre? Non ascoltare le sciocchezze della signorina Gu. Non è successo niente. Allora perché sei così nervoso? A questo punto, mi stai ancora nascondendo qualcosa, papà? È solo che mi manca Xuner, e vado lì a sedermi. È strano ricordare una persona senza andare al cimitero, ma invece andare in un seminterrato vuoto, costruito sotto il pozzo, dove mia moglie si è suicidata. Cosa dovrei pensare? Non sembra più un modo di ricordare, vero? Signorina Gu, ti stai intromettendo troppo. Mi sembra che tu voglia troppo. Credi che così
otterrai ciò che desideri. I morti non possono tornare in vita. Perché insistere? Basta, Xuner. In vita è stata mia. E dopo la morte sarà mia moglie. Non voglio che mi dimentichi. Il maestro Jan Chong ha detto che se sono sincero, sicuramente potrò tenere Xuner con me. Che ho di sbagliato? Papà, Il cielo ha le sue regole, non si possono ignorare. Il destino tra Wuxun e te è finito. Stai solo forzando la mano. Stai solo facendo inutili sforzi. Forzer. Se non forzo, vuoi che Xuner mi dimentichi? papà, mamma è già morta. Perché insistere? Non sarebbe meglio lasciarla andare? Lasciarla andare? Se lei è libera, e io? Cosa ne sarà di me? Ogni cosa in casa, e anche tu. Mi ricordate costantemente che Xuner è morta. Vuole dimenticare tutto ciò che abbiamo vissuto insieme. Papà, so che la morte di mamma ti ha colpito duramente. Ma dobbiamo guardare avanti, no? Credo che se ci sarà un'altra vita, mamma sarà molto felice. Non permetterò che Xuner mi tradisca. No, papà, tu. Io e tua madre abbiamo superato tante difficoltà. E alla fine è stata lei a lasciarmi per prima. È andata al Ponte Naie, ha bevuto la zuppa di Mengpo per tagliare i legami con il passato. Vuole dimenticarmi. Non è questo un tradimento? È il tuo egoismo che parla. Come puoi dare la colpa a lei? Incrimini una donna che era disposta a dare tutto. Per la tua longevità. Signorina Gu, stai dicendo che mia madre era disposta a dare tutto per mio padre. Allora la morte di mia madre. Esatto. Non hai mai sospettato. Come sia riuscito a riprendersi da una situazione così critica? Credi davvero che sia stata Wuyan, quella che è entrata in casa, a portarti fortuna? Ma è vero, dopo che Wuyan è entrata, la mia malattia è guarita e mi sono ammalato. Dopo la morte di Xuner. Da dove viene? Questa storia che ha dato tutto per me. Perché Wuxun aveva un osso yin naturale. Oso Yin. Esatto. La sua costituzione era benefica per te. La sua morte ti ha permesso di vivere più a lungo. No, non ci credo. Non ci credi? Non credi che dopo la morte ti abbia pensato, prolungando la tua vita? O non credi alla tua stupidità? Ridicola nel rimanere aggrappato al passato, senza lasciare andare? Wuxun, che avrebbe dovuto essere libero da tempo. Ah, Quindi mia madre, alla fine, è finita. Senza nemmeno un corpo da seppellire. In quella cantina. Le ceneri nel bruciaprofumi. Sì, è tutto ciò che è rimasto. Mi fai davvero schifo. Xiao Ze, so che nel tuo cuore. Ora mi odi. Ammetto tutto. Ma davvero non so perché le ceneri fossero lì. La cantina è opera tua. Come potevi non saperlo? Su questo, tuo padre ha ragione. Signorina Gu, tu. Perché quelle ceneri le ha messe Wuyan? Cosa? Signorina Gu, impossibile. Come potrebbe Wuyan fare una cosa del genere? Esatto, mia zia, anche se ha sposato mio padre. È sempre stata una persona gentile e buona. Prima che mia madre morisse, veniva spesso a trovarla. Una persona così buona, come potrebbe? Significa solo che sia mimetizzata bene. Ricordi, quello che ho detto stasera, che la bara è stata manomessa. Certo che lo ricordo. Se scopro chi è stato, non lo lascerò andare. La bara non è possibile che sia stata. Wuyan e Wuneng. Non sei troppo stupido. Papà, il maggiordomo Wu e la zia, come potrebbe? Quella signorina Tang l'ho fatta riaccompagnare in camera dal maggiordomo Wu, ma alla fine è uscita dalla bara di Xuner. E quando abbiamo deciso di manomettere la bara di Xuner, ho visto Wuyan parlare con il maggiordomo Wu. Allora pensavo che Wuyan stesse dicendo al maggiordomo Wu di fare qualcosa. Ora capisco, era allora che stavano pianificando come ingannarmi. Ma qual era il loro scopo? Se vuoi saperlo così tanto, perché non chiedi direttamente a loro? Se non ci affrettiamo, quei due serpenti scapperanno. È colpa tua, non sei riuscito a fare una cosa così semplice. Chi poteva immaginare che quella donna si sarebbe svegliata all'improvviso? Ho dato una dose enorme di farmaco. Avrebbe dovuto dormire per 2 o 3 giorni. A cosa serve parlare? Prima che si accorgano di noi. È meglio uscire e nascondersi. Dove state andando? Fermatevi. Tu, Hai ancora il coraggio di scappare? Giovane maestro, non è successo nulla. Qui da noi.
Non abbiamo fatto nulla di male. Io... Xiao Ze, torniamo in camera a parlare. Tu, resta in piedi. Padrone, io. Sei stato tu a ingannare me e mio padre per primo. Resta in piedi. Ti senti offeso? Forse la famiglia li ti ha trattato troppo bene. Xiaoze, come puoi parlarmi così? Cosa dici? Allora dimmi. Perché quella Tang Tang è apparsa? Nella bara di mia madre? Perché indossava i vestiti di mia madre prima che morisse? Cosa indossava mia madre prima di morire? A parte me, solo tu lo sai meglio. Stai sospettando che io abbia toccato la bara di mia sorella? Xiaoze, una cosa così ampia. Come potrei mai farla? Forse è stata quella strega a dirvi qualcosa? Tang Tang non è con lei, vero? Lei dovrebbe saperlo meglio. Secondo me è stata proprio lei. Zitto. Non solo non ammetti, ma osi anche calunniare la signorina Gu. Non l'ho fatto. Cosa dovrei ammettere? E poi, perché dovrei toccare la bara di mia sorella? Se vuoi incolparmi, trova almeno una ragione. Tu. Perché? Perché hai la coscienza sporca? Sai che nella bara non c'è il corpo di Wuxun, o forse? Mezzo anno fa, la bara era vuota. Cosa? Signorina Wu, ho ragione o no? Signorina Gu. Stai dicendo che il corpo di mia madre è stato rubato da lei? I fatti sono proprio così. Tu. Ehi, giovane maestro, fermatevi tutti. Wuyan. La famiglia Li ti ha sempre trattato bene. Perché hai fatto questo? Ti sei comportato bene con l'anima di Xuner. Mi avete trattato bene. Solo per via di Wuxun. Mi avete compatito, ecco tutto. Sì. Il corpo di Wuxun l'ho preso io. Era già morta, come poteva stare bene? Nella bara? Doveva essere usata al meglio. Senza coscienza. Sono stato io a mettere Wuxun dentro. L'ho vista bruciare, scomparire poco a poco. Mi ha davvero reso felice. Per tutti questi anni ho sofferto. E finalmente anche lei può assaggiare 1/1000 di quello che ho passato. Bestia. No. Tu sei peggio di una bestia. E tu mi critichi? Non hai mangiato anche tu quella pillola? Se dici che sono una bestia, neanche tu sei molto meglio. Inizialmente ho rubato il corpo di Wude e l'ho messo sotto lo stagno, proprio per farle vedere come avrei preso tutto ciò che possedeva. E me lo sarei appropriato. Quello stagno l'hai fatto tu. E le cose che hai scavato da lì. Sono solo ossa di animali. Merita davvero tutto questo trambusto? Inizialmente, quello era un posto che avevo trovato per Wuxun. Ma non avrei mai immaginato che le sue ossa avessero un effetto così straordinario. Ho anche pensato alla nostra sorellanza e ho lasciato un po' delle sue ceneri. Come ricordo per voi. La pillola, forse è. Sì. Odi così tanto mia madre da non voler risparmiare nemmeno lei. Esatto, vorrei che non avesse mai pace nell'aldilà. Tutto qui avrebbe dovuto essere mio. Incluso Li Changzhou. Esatto. Tu. Signorina Wu, hai usato la pillola fatta con tua sorella per riprendere la tua bellezza. E ti sei innamorata di tuo cognato. Vuoi così tanto? Non è forse troppo avido? Sì. Che ho fatto di male? All'epoca sono stata io a riconoscerti per prima a scuola. Era un destino che il cielo aveva preparato per me, perché alla fine ha favorito te e Wuxun Io e Xuner ci siamo attratti a vicenda. Ti ho sempre considerata. come una sorella, vero? Sì. Ai tuoi occhi c'era solo Wuxun, quella stronza. Stai zitta. È già morta e voi ancora la difendete. È stata Wuxun a rubare tutto ciò che sarebbe dovuto essere mio. Sciocchezze. Oh, allora dimmi, cosa ti ha rubato esattamente?
Fin da quando eravamo piccole, tutto ciò che mi piaceva, lei lo voleva. Compreso mio padre che era più gentile con lei che con me, la sua vera figlia. Ogni volta che mio padre mi dedicava un po' più di attenzione, lei trovava il modo di portarlo via. L'anno del mio 10° compleanno, mio padre aveva promesso di festeggiarlo solo con me, ma quella stronza di Wuxun si è ammalata all'improvviso. Continua. Non solo. Tutto ciò che desideravo. Mio padre non me lo comprava mai. Ma dopo qualche giorno, appariva tutto, nella stanza di Wuxun, e lei me lo mostrava apposta, per vantarsi, fingendo magnanimità dicendo che era tutto per me. Lei, un'abbandonata raccattata, per quale motivo così facilmente riesce a farsi amare da tutti? Se non fosse per lei, tutto questo sarebbe mio. Shem. È chiaro che sei tu ad avere cattive intenzioni, anche senza Xuner. Non avresti avuto un buon fine. Ah, ora è morta lei, e senza neanche un resto. Quella senza un buon fine è Wuxun, non io. Tu. Vi dico un'altra cosa divertente. Quell'anno Wuxun si è suicidata nel pozzo. Non è stato solo per lo shock, così semplice, ma perché le ho cambiato le medicine con stimolanti mentali. Anche senza saltare nel pozzo, in meno di mezza giornata sarebbe morta per l'attacco. Non c'è da meravigliarsi che Wuyan abbia così tanta energia oscura addosso. Pensavo fosse perché legata alla famiglia Li, coinvolta nella loro sorte. Wuxun credeva di avermi battuto per tutta la vita, ma alla fine è caduta nelle mie mani. Sei semplicemente ingrata, e nonostante Xuner prima di morire abbia pattuito con me di prendermi cura di te. Changsho. Ho solo una sorella, Ayan, dopo che me ne sarò andata. Ti prego, aiutami a prenderti buona cura di Ayan. Non ti succederà nulla, e poi è così grande ormai. A cosa serve che me ne prenda cura? Changsho. Ti supplico, devi assicurarti che lei viva una vita sicura e sana. Va bene, te lo prometto. Dici che tuo padre non si è mai preoccupato di te fin da piccolo. Che Xuner ti bullizzava, che Xuner era un'abbandonata, che ti ha rubato tutto. Ma in realtà sei tu la bambina raccattata. Xuner, per proteggere la tua dignità, te l'ha sempre tenuto nascosto. Che cosa stai dicendo? Questo è il diario di Xuner dalla sua infanzia. Guarda tu stesso. Oggi mio padre ha portato a casa una bambina. Avrò una sorellina. Oggi la sorellina ha parlato. Ha imparato a chiamarmi sorella maggiore. Sono così felice. Sarò sicuramente una grande sorella maggiore. Oggi Ayan voleva un orsacchiotto, ma mio padre non glielo ha comprato. Sembrava molto triste. Ricordo che i miei soldi non erano ancora sufficienti. Devo risparmiare un po' di più, così potrò comprarlo per mia sorella. Ayan oggi non è molto felice. Non so se a scuola ci siano compagni che la prendono in giro. Non è più come prima, non ama più parlare con me. Forse non vivrò a lungo. Ayan sarà sicuramente molto triste. Ho chiesto a Changsho di prendersi cura di lei. Spero che viva bene. Vorrei davvero che nella prossima vita potessimo ancora essere sorelle. Ora ti pentirai quando hai ucciso mia madre. Hai avuto un minimo di esitazione? Shaozi. Non sprecare parole con lei. Ora le cose sono quasi chiare. E inoltre è già tardi. Prima lasciamo riposare la signorina Gu. Signorina Gu, la accompagno. No, visto che le cose sono risolte, preferisco tornare. Adormire tranquillamente. La signorina Gu è una persona capace. In questi giorni è meglio che stia vicino a lei. E chiedile. Se la signorina Gu ha tempo di aiutare Xuner. A signorina Gu, aspettami, la accompagno. Signorina Gu, quando pensa che sia il momento giusto per riaprire il caso? Per far riposare in pace mia madre? Tra 3 giorni, all'ora di Xu. Sai chi vive in questa casa?
Che relazione ha con la tua famiglia? Questa casa. Si è appena trasferita, sembra una qualche attrice famosa. Si chiama Su Chen. La relazione con la nostra famiglia. Ah, mi ricordo. La nuova testimonial della nostra famiglia. Si chiama proprio Su Chen. Signorina Gu, c'è qualche problema? Niente. Comunque, tra 3 giorni non venire a prendermi. Prepara le cose. Arriverò io. Non sarebbe meglio. Ah, un fantasma. Non fare rumore. Sono io. Iran, perché non accendi la luce? Mi ero dimenticato che in questo mondo c'è l'elettricità. Ma perché sei seduto qui a quest'ora? Sei appena uscito? Sono uscito a fare una passeggiata, anche se la questione della famiglia lì sembra risolta. Ho ancora la sensazione che ci sia qualcosa che non va. Aspettiamo di capire meglio prima di parlargliene. Ma dai, uscire a fare una passeggiata di notte, chi ci crede? Se non vuoi dirlo, fa pure. Ma ti avverto, dobbiamo stare attenti ultimamente. Quella famiglia lì è molto complessa, ultimamente sono così occupati con i loro problemi che ci hanno lasciati in pace. Se un giorno si ricordano di noi, allora... Non succederà, almeno non ora. Non dubitarne, quella famiglia lì ha ottimi rapporti con il maestro Jan Chong del tempio Xuankong. E se per caso il maestro Jan Chong ci mettesse nei guai? Siamo in una società di diritto. Come potrebbe agire così? Il nome del maestro Jan Chong. L'ho sentito molte volte. Ho sentito che è molto abile nelle arti magiche. Molte celebrità e ricchi lo cercano per i suoi servizi, ma lui è molto selettivo, non gli importa molto del denaro. È più una questione di affinità. Ho sempre pensato che quelle pillole dovessero essere state aiutate da qualcuno per Huyan, questo monaco Jan Chong. È tardi, devo andare a dormire per la mia beauty routine. Dormire troppo tardi fa male alla pelle. Buonanotte. Aia. Iran, vai ad aprire la porta. Signorina Gu, buongiorno. Non avevamo detto che sarei venuta da sola tra 3 giorni? È il dio? Il dio ha insistito per venire da te. Ti ha portato la colazione. Anche se ho già raggiunto l'immortalità, il cibo terreno ha un sapore davvero buono. Dio, vuoi mangiare qualcosa? Se il dio non mi crede, perché chiedere il mio aiuto? Puoi portarmi a casa. Della star Su Chen. Lei ha qualcosa di cui ho bisogno. Non vuoi sapere chi sta aiutando Huyan dietro le quinte? Se mi aiuti, te lo dirò. Va bene, allora ti crederò ancora una volta. Che credere o non credere? Di cosa state parlando? Penso che non vorresti saperlo. Alcune cose, se le scopri troppo presto, non ti fanno bene. Hai ragione, come mia madre. Comunque, mio padre ha detto che dopo che tutto sarà finito, li porteremo alla polizia. La squadra di polizia umana. Va bene, mi dispiace per Wuxun. Oh, a proposito, la vostra famiglia lì è molto vicina al maestro Jan Chong? Sì, mio padre crede molto in queste cose, quindi è molto vicino. Al maestro Jan Chong del tempio sospeso. All'inizio dell'anno ha anche donato una grande somma di denaro. Questo maestro Jan Chong, in cosa è particolarmente bravo? Un po' di tutto, sembra molto bravo. Ho sentito che sa anche scrivere romanzi. Qualche pillola magica e anche alcune ricerche sulla salute.
esperto in pillole magiche. Certo, sicuramente non è bravo come la signorina Gu. Davanti alla signorina Gu, una grande esperta di misticismo. Elogiare un altro maestro taoista. Sono proprio un idiota. La vostra famiglia stasera. Inviterà il maestro Jian Chong a cena? Posso venire? Stasera inviteremo il maestro Jian Chong a cena. Come mai non lo sapevo? Oh, sì, stasera inviteremo quel maestro Jian Chong a cena. Se la signorina Gu vuole venire, è assolutamente benvenuta. È tutta colpa mia, ho parlato troppo. Perché ho elogiato il maestro Jian Chong? Ora è fatta, la signorina Gu vuole assolutamente incontrare il maestro. Alla fine si metteranno a litigare. Ah, signorina Gu. Quando sono tornato, ho contattato il maestro Jian Chong. Ma al tempio sospeso hanno detto che il maestro Jian Chong è in viaggio. Non si sa dove sia, quindi ha mandato il suo discepolo, il maestro Miao Ming. Vedete? Non importa, incontrare chiunque va bene, finché è legato a quel Jian Chong. Posso sempre dedurre qualcosa. Allora va bene. Mi sono spaventato, pensavo che la signorina Gu davvero volesse litigare con il maestro Jian Chong. Questa casa non è normale. Questa casa davvero non è normale. L'hai notato? Il risentimento sopra di qui. Solo chi ha aperto il terzo occhio può vederlo. Questo Li Mingze. Chi lascia la porta aperta di notte senza nemmeno accendere la luce? Tu. Hai ragione. Ah, comunque ieri mi hai chiesto, ho chiesto ai domestici. Hanno detto che questa casa è davvero strana. Non è qui che vive Su Chen, quella star. Ultimamente nella loro casa, non si sa perché, la gente scompare ogni giorno. Dopo aver chiamato la polizia, non riescono a trovarli. Oggi ho sentito che hanno chiamato un taoista per eseguire un rituale di esorcismo e, tra l'altro, vedere se ci sono indizi sulle persone scomparse. Scomparse consecutive. Perché urli? Non è entrato nella tua casa. Hai detto che il vostro padrone Su Chen è scomparso. Vuoi che la salvi? Posso farlo. Ma il compenso non deve essere poco. Se non fosse per le regole di questo mondo, non mi preoccuperei di queste cose materiali. Signora immortale, stia tranquilla, conosco queste regole. Su cena soldi, il compenso. Non mancherà di certo. Vado a dare un'occhiata. Tu aspetta qui. Mamma, non è che voglio dire, ma da quando? Fratello maggiore ha sposato questa donna, la nostra famiglia non è mai andata bene. Non solo non abbiamo avuto un figlio maschio, ma forse faremo estinguere la famiglia Su. Ora fratello maggiore e papà non si sa dove siano nascosti, davvero. Secondo me, fratello maggiore non lo sapeva. Lui ha sempre protetto questa donna, non avrebbe mai pensato che lei lo avrebbe tradito. Maestro taoista, ha calcolato dove si trova Chong Ming? E gli altri? Ho un metodo per trovarli. Ma se lo usiamo, potrebbe essere difficile per la signora San. Finché possiamo trovarli, collaborerò pienamente con il maestro taoista. Finché il maestro taoista può aiutarci a trovarli. Non importa quanto costi, tanto. La figlia di Sanqian ha un sacco di soldi. Tu. Chen Chen è comunque tua nipote. Come puoi parlare di lei in questo modo? Oh cognata, Lily è solo schietta. Se non fosse per fratello maggiore che ci ha costretto a partecipare a questa festa di celebrazione, il vecchio e gli altri non sarebbero finiti nei guai, no? Esatto, voi. Zitti. Non è già abbastanza caos, maestro taoista Miao Ming? Finché potete risolvere la situazione, la nostra famiglia Su non mancherà il tuo beneficio. Stia tranquillo, da quando ho preso in carico questa faccenda, non c'è modo che la lasci a metà.
Questo taoista sta per fare un rituale o per uccidere? È un tuo parente? No. Scusi, lei è? La vostra famiglia su non stava cercando qualcuno per un rituale? Sono qui proprio per questo. Bene. Non pensavo che la vostra famiglia su avesse chiamato un altro. Se non avete fiducia in me, perché mi avete supplicato così tanto all'inizio? Maestro, non è colpa nostra, non lo sapevamo. Da dove è spuntata fuori? Sì, maestro, lei non ha nulla a che fare con noi. Signorina, per favore, vada via subito. Signorina Gu, stai andando troppo veloce. Signorina Gu, maestro Miao Ming. Cosa ci fai qui? Non dovresti essere a casa mia. Giovane Lee, stavo proprio per andarci, ma poi... La famiglia Su è arrivata improvvisamente e ho pensato, dato che la famiglia Lee è vicina alla famiglia Su, ho deciso di occuparmene. Questa è la signorina Gu. Ah, sì, che coincidenza incontrarla qui. Signorina Gu, non avrai calcolato che dentro ci fosse il maestro Miao Ming a fare il rituale. E sei venuta apposta per sabotarlo, vero? Allora, voi due andate avanti, io finisco qui e... vi raggiungo subito. Ah, bene, bene, non disturbiamo il maestro. Signorina Gu, andiamo. Maestro Miao Ming, ho sentito che sei stato allievo del maestro Jiang Chong e che hai un grande talento, ma a mio parere, anche per le basi di comprensione, non vali niente. Tu, questo. Maestro Miao Ming è un taoista del tempio Xuan Kong. Il maestro ha detto che può risolvere. Tu chi sei? Per osare mettere in dubbio il maestro Miao Ming? Se potesse davvero risolvere, non sarebbe cieco. Ha la nera energia sopra questo cortile. Cosa? Cosa stai dicendo? Alamismo. Questo cortile è pulito ed elegante, non c'è alcuna cosiddetta nera energia. Davvero? Allora non senti che non riesci a stringere la spada di legno? Mi sento davvero un po' debole. Forse oggi non sono in forma. Cosa vuol dire questo? Cosa vuol dire? Vuol dire che qualcuno ha teso una trappola. Non voleva che trovaste le tracce della famiglia Su. Cosa? Maestro Miao Ming, sta dicendo la verità? Come è possibile? Humph. E questo Sei tu. Sei tu, vero? Mamma. Vuoi ucciderci se non fosse per te che ci hai costretti a venire a questa festa per Su Chen? Ci sarebbero stati tutti questi problemi. Da quando ti sei sposata con il fratello maggiore, la nostra famiglia Su non ha avuto un giorno di pace. Mamma, come potrei far del male a papà e a Chong Ming? Non sei stata tu a dare alla luce la prima figlia della famiglia Su, una femmina? Mamma, questo non c'entra con Chen Chen. Come non c'entra? Guarda, tutti gli uomini della famiglia Su sono scomparsi. Secondo me, questa è la punizione del cielo. Proprio come quando hai abortito il primo figlio maschio. E dopo aver dato alla luce Su Chen, non hai voluto continuare a procreare. Secondo me, lo hai fatto apposta per andare contro la famiglia Su. Stai zitta, ehi. Hai osato farmi stare zitta, San Qian? Sì, ti faccio stare zitta. E anche tu. Se non fosse stato per voi che avete insistito, quel bambino non sarebbe stato abortito. E inoltre, Chen Chen è la mia tesoro. Non permetterò a nessuno di sminuirla. Nessuno. Tu. Mamma, so che sei preoccupata per papà e Chong Ming, ma non puoi incolpare me e Chen Chen per questo. In questi giorni siamo sempre stati insieme. Sì. Anche il Signore era con noi quei giorni. Ha detto che voleva fare una passeggiata e poi non l'abbiamo più trovato. Uscire. Oh, sì, mio suocero ha detto che quel giorno aveva mangiato troppo e voleva digerire, quindi è andato in cortile. Quando ci siamo accorti che qualcosa non andava, siamo usciti e abbiamo visto che il cortile era vuoto e il cancello era aperto. Ah,
E anche Chong Ming è scomparso. A casa mancava qualcosa. Ha detto che sarebbe andato al mini market del quartiere a comprarla. È uscito e non è più tornato. Ah, mio marito. Era sempre impaziente. Stava in salotto. Voleva tornare in camera a riposare. Quando sono tornata, non c'era più in camera. Chi è uscito per primo? A che ora? Mio suocero, 3 giorni fa. Non ricordo esattamente quando è scomparso. Ma quando è uscito, erano circa le 7:30. Ah, Chong Ming è uscito 2 giorni fa. Sembra che sia uscito anche lui verso le 7. Ah, ieri sera. Mio marito è tornato in camera a riposare anche lui alle 7:30. Davvero un'ora fortunata. Signorina Gu, perché quest'ora è così buona? Non è che le 7:30 siano buone, ma le 8. Le 8 sono il momento in cui lo yin e lo yang si incontrano. Se il momento della loro scomparsa non è una coincidenza, ci deve essere qualcuno dietro che li ha istruiti, qualcuno che vuole trasformare lo yin in yang. Trasformare lo yin in yang. Cambiare il destino. Questo. Esatto, guardando la densità dell'energia oscura nel cielo. Ormai ha preso forma. Cosa? Guardando la densità dell'energia oscura nel cielo. Ormai ha preso forma. Questo. Ah. Signora immortale, ti prego, pensa a qualcosa. Salva il nostro padrone e i miei figli. Nonna Su, non ti preoccupare, visto che la signorina Gu ha parlato. Sicuramente c'è una soluzione. Quale soluzione? Questa ragazza è strana, perché ha 2 energie completamente opposte, ma che si stanno fondendo in modo sottile. Si stanno fondendo insieme. Cosa state facendo? Volete rovinarmi, eh? Chen Chen, tua nonna e gli altri sono preoccupati. Tuo nonno e gli altri sono scomparsi da così tanti giorni. La polizia è venuta, ma non c'è stato modo. Quindi abbiamo chiamato un taoista. Stai tranquilla, nessuno ci ha visto. Sai quanti paparazzi mi stanno seguendo? Quando sono arrivata, il cancello era aperto. Ora tutto il mondo sa che ho chiamato un taoista. Questo. Il maestro Miao Ming ha detto che per fare il rito dobbiamo aprire il cancello per accogliere gli dei e farli entrare. Quale maestro? Secondo me è solo un truffatore venuto chissà da dove. Io sono un taoista del tempio Xuan Kong, certificato ufficialmente. Non sono un taoista qualsiasi. Non riesco nemmeno a trovare dove sono i Su. Non valgo nemmeno quanto un taoista qualsiasi. Questo. Signori. Oh, scusate. Lapsus. Come mai è qui, Xiao Ze? Signor Li, oggi abbiamo questioni di famiglia. Non è conveniente ospitarvi. Mi ha appena chiamato Xiaoze, solo i miei anziani. Mi chiamano così. Lei, da dove prende il coraggio? Ah, no, non possiamo lasciarli andare. Voi, aia. Questa signorina Gu è una persona di grande abilità. Preghiamola di aiutarci a trovare Chong Ming e gli altri, va bene? Siete davvero ingenui. Come potrebbe sapere? Dove sono le persone scomparse? Perché in realtà non sono scomparse, vero? Cosa? Immortale? Cosa intendete dire? Letteralment. I 3, padre e figli, che avrebbero dovuto scomparire, ho appena calcolato. Sono proprio in questa tenuta. Impossibile, la polizia è già venuta, non hanno saputo dove sono. Non solo la polizia, anche noi abbiamo cercato molte volte. Abbiamo cercato dappertutto, non li troviamo. Oh, davvero? Sei sicuro di aver cercato bene? Sì, da quando mio suocero è scomparso. Abbiamo. No, mi stai ingannando. La guerra è inganno. Chi vi ha detto di non dire la verità? Bene. Voi della famiglia Su vi siete uniti. Per ingannarmi e farmi cercare persone, cosa volete fare? Ora potete dire bene. Cosa sta succedendo? In realtà, abbiamo notizie di loro, come ha detto l'immortale. Loro sono proprio in questa tenuta, ma non sappiamo dove siano. Aspetta. Non pensi che le tue parole siano contraddittorie? Cosa significa sapere e non sapere? È vero? È la persona dietro che ci ha lasciato un messaggio. Ci ha dato 7 giorni per trovarli. Sono nella tenuta. Se non li troviamo, il giorno dopo, ne mancherà un altro. Abbiamo cercato molte volte, ma non li abbiamo trovati. La polizia è già venuta, ma non c'è stato modo. Oggi è il 4º giorno. Non abbiamo davvero alternative. Ecco perché abbiamo chiamato il maestro Miao Ming, per vedere se ci sono nuovi indizi.
Qual è l'intenzione di questa persona dietro le quinte? Ha anche impostato un limite di tempo, ma non ha detto. Ha detto che se non troviamo la persona in 7 giorni, quale sarà la punizione? Questa calligrafia sembra un po' familiare. No, ha solo detto che alla fine capiremo. Ci sono alcune cose. Saperle troppo presto non è necessariamente una cosa buona. Perché queste parole suonano così familiari? Esatto. A questo ritmo, tra 7 giorni sarete tutti morti. Quindi non c'è bisogno di saperlo. Questo. Non è giusto. Secondo le regole del gioco, uno scompare ogni giorno. E la famiglia sua 5 persone. Quindi l'ultimo giorno ne rimarrà uno. Non è normale Stai dicendo? che il vostro padrone su Cena è scomparso e vuoi che la salvi. È stata davvero sostituita. Santo cielo, a che livello di travestimento siamo? Per diventare così, credo anche a uno scambio di anime. Signorina Gu, hai sentito abbastanza. Sai dove si trova ora? Esatto, signorina Gu, se puoi aiutarci a trovare la persona. Siamo disposti a pagare qualsiasi prezzo. Non c'è bisogno. Il prezzo è già stato concordato. Ah, davvero? Non seguiteci. Signorina Gu, il padrone e Chong Ming. Dove sono? Abbiamo cercato qui molte volte. È sempre così, non c'è traccia di loro. Credo che la signorina Gu non sappia davvero dove siano. Ci ha portato qui a caso. Zitto tu! Come ti permetti di parlare così alla signorina Gu? Trovare qualcuno solo con gli occhi non basta. Ci vuole anche il cervello. Vai, rompi tutte queste ragnatele. Garantisco di completare il compito. Padrone, Signorina Gu, la sua tecnica di ricerca è impressionante. Quel maestro Miao Ming non è neanche lontanamente paragonabile a te. Signorina Gu, sono io che non sono abbastanza bravo. Mi scuso per il disturbo precedente. Spero che lei, da persona magnanima, possa perdonare un uomo insignificante come me. Non c'è bisogno di scuse. Se non fosse stato per la richiesta di aiuto, non sarei entrato così facilmente nel tuo campo. Posso chiedere chi ti ha invitato? lui. Oh, la signorina Gu è davvero straordinaria. Signorina Gu, hai tempo? Potremmo discutere di questo. Aspetta, le cose non sono ancora finite. Padrone. Voi. Cosa vi è successo? Mamma. Figlio mio o mio bambino? Finalmente ti sei svegliato. Chong Ming. Sei scomparso per 2 giorni interi. Ti abbiamo cercato ovunque, senza di te. Come potrei vivere? Va bene, sto bene. Non preoccuparti per me. Oh! Fratello, se non fosse stato per la signorina Gu, non avremmo saputo. Quando avremmo trovato voi. Signorina Gu. Esatto. Signorina Gu. È stata la signorina Gu a calcolare la vostra posizione nella tenuta e a disattivare le trappole. Così vi abbiamo trovato. Signorina Gu, grazie mille. Hai salvato tutta la nostra famiglia su, nonna, ringrazia la signorina Gu. Non c'è fretta, nonno e zio sono ancora svenuti. Portiamoli prima nelle loro stanze. Oh, sì, signorina Gu, per favore, scusaci, quando si sveglieranno. Li porterò personalmente a ringraziarti. Non c'è fretta. Aspetta. Signorina Gu, c'è ancora qualcosa? Sei sicuro che abbiamo trovato tutti? Sì, non sono tutti qui. No.
Manca uno. Chi manca? Suchen. Signorina Gu, stai scherzando? Su Chen. Sono proprio qui, no? Non sto scherzando. Signorina Gu, stai insinuando che io sia un impostore? No. Allora resto qui in piedi, tranquillo. Perché dici che manca Su Chen? Tu sei davvero Su Chen, ma per essere precisi, non del tutto. Cosa intendi? Metà e metà. Il tuo corpo è su Chen, è vero. Ma qui dentro non è sicuro. Signorina Gu, pensa che abbia ragione? Cosa? Chen lei. La signorina Gu ha ragione. Questa persona è davvero strana. È chiaramente il suo corpo, ma sembra non conoscerlo bene. Come se lo avesse appena preso il controllo. Sciocchezze. Non credere che solo perché hai appena salvato papà e gli altri, tu possa calunniarmi e cercare di estorcere soldi. Sono le 20:53. Immagino tu sia già molto preoccupato, vero? Cosa? Da quando siamo entrati in questa cantina, eri già iniziato a preoccuparti. Per questo spingevi la famiglia Gu a farci andare via. Perché sai bene che dopo le 21 non sarai più in grado di controllare questo corpo e tornerai alla tua forma originale. Non so di cosa stai parlando. In realtà, mi sono sempre chiesto chi sia così ozioso da catturare la famiglia Su e poi lasciare deliberatamente prove, facendoli cercare. Uno spettacolo così magnifico. Chi sta dietro di certo non vorrà perderselo. Allora si nasconderà dietro la famiglia Su, guardandoli disperati e lottare, fino a quando non dovranno affrontare questa crudele realtà. Maestro Jan Chong, ho ragione? Maestro Jan Chong, ho ragione? Maestro. Questa persona è il maestro Jan Chong. Io? Non sono io. Il maestro Jan Chong è così brutto. Ma perché mi sembra un po' familiare? Queste sopracciglia somigliano a quelle di mia madre. Maestro, non era in viaggio. Cosa ci fa qui? Quel corpo aveva ormai i giorni contati. Se non avessi trovato un modo, sarebbe già diventato polvere. Maestro, lei diceva sempre, il Dao segue la natura, bisogna seguire il volere del cielo. Volere del cielo? Chi pratica il Dao deve lottare contro il cielo. Se non riesco, allora io sono il volere del cielo. Vecchio maledetto, esci subito dal corpo di Chen. Fuori. Bella speranza, mi bastano altri 3 giorni per impadronirmi completamente di questo corpo. Allora sarò io Su Chen. Ma Su Chen non è una donna. E allora? Sì. Credi che non ci abbia provato? Solo che il corpo di Su Chen è perfetto. E la famiglia Su? Dopo averli provati tutti, ha scoperto che solo Su Chen era adatto, risparmiando i 3 uomini della famiglia Su. Ma non completamente, perché questo metodo va contro il cielo. Ha cercato di coprire la verità, seppellendo qui tutti i Su per evitare la punizione. Ragazzina, ne sai parecchio. Dimmi, come mi hai scoperto? Perché questo travestimento è così brutto da far schifo? Signorina Gu, c'è un modo per farlo uscire dal corpo di Chen? Guarda i 3 punti rossi sul suo polso. Se non sbaglio, anche gli altri 3 li hanno. Ma i 3 punti sul polso di Su Chen sono già una linea rossa. Come ha detto, questo corpo è già quasi suo. Allora per Chen non c'è speranza? C'è ancora speranza. Davvero? Ma non tocca a me. Divinità, è arrivata la tua occasione. Jan Chong mi ha ingannato. Voleva che mi prendessi io le sue colpe. È per questo che la tua aura nera è aumentata. Sì, e ha preso il mio lucchetto vitale. Nessuno può avvicinarsi. Trovami un modo per riprendermelo.
Perché sei tu? Non eri già stato dalla famiglia lì? Come fai a essere qui? La famiglia lì. Sembra che il maestro Jan Chong sia la persona cercata da Wuyan, ma deve avere un'altra identità, più interessante. Chen Chen. Questa strega, cosa hai usato? Come hai fatto a legarmi? Signorina Gu, ti prego. Salva Chen Chen. Non preoccuparti, è solo svenuta. Con un po' di riposo, si sveglierà. Grazie, grazie signorina Gu. Se non fosse per te, la nostra famiglia su. Nei prossimi 2 o 3 anni dovrà riposare bene. Non deve essere stressata, altrimenti cadrà in un sonno profondo. Va bene, faremo tutto come dice la signorina Gu. E questo? La signorina Gu può portarlo via. Credo che nelle sue mani. Non oserà più fare del male. Signorina Gu, aspetta questo povero monaco. Questa strega, cosa mi hai fatto? Perché? Sento ancora dolore. Questo monaco di bassa lega, come hai potuto fare una cosa così malvagia? La signorina Gu ti ha solo fatto soffrire un po' e già non ce la fai più. E osi insultare la signorina Gu? Giovane lì, per favore, parla meno. Dopotutto, è il mio maestro. Che maestro! Pensa solo a scambiare vite. E all'immortalità. Cosa può insegnarti? A fare del male. Mi sembra che tu non sia molto meglio. Signorina Gu, perché mi guardi? Ho sbagliato a insultarlo. No, hai insultato nel modo giusto. È solo che, se sapessi chi è, non lo insulteresti così. Maestro Jan Chong, ho sentito parlare di te. Sei famoso per la preparazione di pillole. Hai sentito parlare di me? Vuoi che ti aiuti a preparare pillole? Se mi prometti di liberarmi e di trovarmi un corpo adatto, ti aiuterò. Volevo solo farti una domanda. Cosa? 6 mesi fa, hai aiutato Wuyan a preparare una fornace di pillole, usando ossa di donna? Come lo sai? Quindi quelle pillole le hai preparate tu? Sai che quelle ossa erano di mia madre Wuxun? Tu? Mi ha solo chiesto di aiutarla a preparare pillole, non mi ha detto da dove venivano quelle ossa e mi ha dato una ricompensa generosa. Come potrei non accettare? Quindi tu sei proprio un animale. Maestro, non dicevi che quella era una tecnica di culto malvagio? Noi dovremmo disprezzarla. Perché Taf? Quando mai hai avuto il diritto di giudicare il mio operato? Qualsiasi cosa io faccia è giusta. Prendo denaro e risolvo i problemi. Cosa c'è di sbagliato? Hai sbagliato a spingere Wuyan a rubare il cadavere. Sì. Maestro Jan Chong, 6 mesi fa, il tuo corpo si è disintegrato, vero? Ecco perché usi medicine. Per mantenere il tuo corpo in vita, dandoti tempo, per trovare un nuovo corpo. Ah, ti ho sottovalutato. È stato il gatto nero a dirtelo, vero? Esatto, sono stato io a far sì che Wuyan portasse il corpo di Wuxun. Era un materiale eccellente, perfetto per diventare. Il tuo prossimo obiettivo. 6. Prima di scegliere Su Chen, avevi già selezionato il corpo di Wuxun, vero? Dopotutto, lei è tua parente, le possibilità di successo erano maggiori. Aspetta, signorina Gu, cosa stai dicendo? Mia madre è imparentata con lui? Scusa, ma non credo sia possibile. Il mio maestro ha sempre vissuto nel tempio. Come potrebbe avere figli? Allora chiedilo al maestro Jan Chong. Cosa è successo? Per essere precisi, dovrei chiamarti Wuxian. Non credevo che il gatto ti avrebbe detto anche questo. Nonno. Sei davvero mio nonno? Non è possibile. Signorina Gu, dimmi che non è vero. Se consideriamo la parentela tra lui e Wuxun. Allora sì, è tuo nonno.
Non è possibile, ho visto mio nonno molte volte. Non era affatto così. È perché quel corpo era ben conservato. Questa è la sua vera forma. Ma cosa ma? Xiaoze, ora non riconosci nemmeno tuo nonno. Non fai cose, non hai libro. Se fossi davvero mio nonno, perché avresti fatto del male a mia madre? I figli nascono per contribuire un po' di più a me. Che c'è di male? Non chiamarmi Xiaoze, non ne hai il diritto. Inoltre, non volevo usarla fin dall'inizio. Vorrei cambiare. Io. Quindi hai usato Wuxun per dargli il pendente di Giada. 1. Per nutrire il suo corpo, in vista delle tue azioni successive. 2. Per individuare il bersaglio, usando l'energia oscura per bloccare la sua aura, in modo che tu possa continuare a sorvegliarlo. Sai davvero molto. Esatto, chi lo sapeva? Che Wuxun l'avrebbe diviso in più parti, facendo portare un pezzo a ogni membro della famiglia lì. Se non fosse stato così, sarei riuscito anni fa. Tu. Credi che lo volessi? Se fin dalla tua nascita Wuxun ti avesse semplicemente consegnato nelle mie mani, ci sarebbero stati tutti questi problemi. Ma lei non mi ha mai permesso di toccarti. La colpa è sua, se ti ha tenuto così stretto. Quindi mia madre sapeva sempre di te. E come no? Pensi che si sia ammalata per caso? Più di 20 anni. Ma chi crederebbe alle parole di una pazza? Sei davvero un mostro. Quindi mia madre è stata rovinata da te, impedendole di parlare con me. Ogni volta che mi toccava, si ammalava, ricordando le tue azioni, vero? Chi mi offende? Pensi che abbia un buon destino? Anche se fosse mia figlia. Tu. Inoltre, facendo così sto lottando contro il destino, signorina Gu. Dovresti capire, no? Lottare contro il destino. Tu sai davvero come abbellire le tue malefatte. Gente come te, che sacrifica gli altri per il proprio profitto. Merita l'inferno. Ti consiglio di lasciarmi andare subito, altrimenti ti trasformerò nel prossimo Wuxun. Tu non ne hai nemmeno il diritto. Dolore, dolore, dolore. Ah, so di aver sbagliato. So davvero di aver sbagliato, signorina Gu. Ah, Xiaoze, salvami subito. Sono tuo nonno. Ah. Nel momento in cui hai agito contro mia madre, non ho più avuto nulla a che fare con te. Tu e la tua famiglia lì non siete affatto buoni. All'epoca, Li Changshou, per vivere a lungo, è venuto da me per manipolare lo stagno. Perché non avete fatto nulla per fermarlo? Quello che deve pagare non sarà mai meno. Dovresti pensare più a te stesso. Signorina Gu, dici che mia madre sarà molto felice nella prossima vita, vero? Dopotutto, in questa vita non ha avuto molta fortuna. Il cielo le ha dato troppe sofferenze. Davvero troppe. Lo sai? In realtà, quell'ossessione di Wuxun nel seminterrato non è stata lasciata con la forza da tuo padre. L'ossessione nasce e rimane per qualcuno. Ti ha riconosciuto. Stai dicendo che... L'arte alchemica del dio Wu Suiwan. E il metodo per cambiare il destino. Li hai insegnati tu? In realtà, all'inizio non avevo sospettato di te, ma alla fine ha detto una cosa: lottare contro il destino. E il modo in cui mi guardava, come se sapesse che oltre questo mondo c'è molto di più, che lui non conosce. Ho solo lasciato sfuggire qualche parola, non pensavo che sarebbe stato così estremo. Allora ora hai una piena comprensione delle mie capacità, vero? Non male. Dio Hyunbin, che ne dici di fare un patto con me? Aiutami nella successiva evoluzione del lignaggio, a guadagnare più vitalità, e aiutati anche tu a liberarti dalle colpe che porti.
Sapevo già che questa ragazza non aveva buone intenzioni. 3, 2, Il patto va bene, ma voglio degli snack di pesce ogni giorno.